Ecco, io sostengo che la 275 GTB4 forse sono anche esagerato perché lo dico sempre a tutti quanti, è la più bella Ferrari che abbia fatto la Ferrari. Perché, prima di tutto, e vi racconterò un episodio che vi farà anche sorridere, è stata, diciamo, la prima macchina a sospensioni indipendenti, gran turismo, però con un'identità sportiva estremamente avanzata, perché era una macchina praticamente già pronta a fare corse su strada, come la Targa Florio o come la 1000 km del Nürburgring. Non dico per vincere, però per ben figurare per un gentleman driver o un pilota di un certo livello. Ma quando Enzo Ferrari decise, assieme allora c'era il presidente della produzione che era il figlio di un vecchio amico di Enzo Ferrari, e decisero che dovevamo fare una 275. Si optò all'inizio per un motore a 2 alberi a cam, che era un motore sano, che non dava problemi, non girava troppo forte. E noi giovani ingegneri, c'ero io degli altri, Paolo Dallara purtroppo era già andato via, però assieme agli altri abbiamo detto, insomma, dobbiamo fare qualcosa di bello, cosa facciamo? E allora abbiamo puntato gli occhi su una macchina americana, la Pontiac, perché la Pontiac aveva una cosa che ci piaceva moltissimo. Avevano usato un albero di trasmissione di circa un pollice qualcosa, lo avevano fatto rotare piegandolo in modo che tra i sedili all'interno non c'era nulla. E noi abbiamo una cosa meravigliosa questa qui. E quindi noi diciamo, insomma, copiamo, guarda, questa macchina va così bene. Noi però non avevamo tenuto conto che prima di tutto il motore, mi sembra girasse a 5.000 giri, adesso non mi ricordo, non aveva molti cavalli, aveva un convertitore di coppia perché aveva un cambio automatico. Quindi aveva degli smorzamenti, insomma era un altro mondo rispetto al nostro. Noi 7.500 giri, un mare di cavalli, un motore anche piuttosto brutale nelle risposte. Facciamo questa trasmissione. La GTB2 nasce e non si sa perché, proviamo la macchina. A 6.000 giri entrava una vibrazione paurosa, per cui faceva. E Enzo Ferrari dice, cos'è il carlavoro? Non lo sappiamo, c'è qualcosa che non quadra, prova cuscinetti, fai niente. Fortunatamente a un certo momento la disperazione ci ha suggerito di collegare il ponte di dietro col motore. Era diventato una cosa, un transaxle si chiama oggi. Per questo motivo non c'era più la coppia che sollecitava il telaio e quindi la vibrazione era sparita. Non ti dico la gioia, ma vi voglio dire che soprattutto le ultime 200 macchine GTB2 nacquero già con questa modifica e noi tirammo un sospiro di sollievo. E poi passammo alla 275 GTB4 che per me, lo devo dire come ti ho già spiegato, per me è la più bella macchina della Ferrari, per la linea, per la compattezza, per il rapporto sportività-bellezza. Io credo anche che sia una macchina che oggi vale anche molto sul mercato. Cioè, purtroppo non me ne interesso perché non potrei permettermela. Ma dunque, quando tu parli della Formula 1 di quegli anni, parli degli anni 60, 70, 80. Ma lì la Ferrari ha avuto dei grossi piloti. Uno in particolare è quello che abbiamo nominato nell'occasione della GTO, Willy Merès, il quale aveva un difetto da parte mia. Lui aveva una macchina che poteva dare 100. Lui pretendeva di ottenere 120. Questo è un difetto da parte di un pilota, se mi permettete. Il pilota deve sempre riuscire a togliere dalla macchina quello per cui la macchina è stata fatta. Se è stata fatta per dare 100, lui non deve pretendere di più. Se pretende di più, vuol dire che sta rischiando del suo e non è giusto, è sbagliato, perché la macchina non gli darà le risposte giuste, non è stata fatta per quello. Ma noi allora abbiamo avuto piloti, John Surtees
oltre che essere stato, è morto non da molto tempo, tra le altre cose, dopo una grossa disgrazia per un figlio che correva, che è morto perché ha ricevuto una ruota che è volata via, credo gli sia arrivata in testa. Poi è morto da poco tempo. John è stato per la Ferrari un inizio di un cambiamento di mentalità enorme, anche perché grazie a lui siamo riusciti ad avere dei tecnici inglesi che ci hanno aiutato, per esempio, nel campo delle plastiche, di quelle cose lì. Pensare in Ferrari di chiamare della gente che veniva dall'Inghilterra o dall'America era una cosa allora quasi incredibile, ma la presenza di John in questo ci aiutò moltissimo. E poi dopo altri che sono stati campioni del mondo assieme a lui, italiani come Lodovico Scarfiotti. Io ti posso raccontare una cosa ridicola, perché noi lottavamo contro la Porsche nel campionato europeo della montagna. Noi lo affrontavamo con Lodovico Scarfiotti, una macchina effettivamente molto valida perché era 420 kg, aveva un 6 cilindri, un 2.4, veramente notevole. E Lodovico Scarfiotti vinceva sempre il campionato. E dalla parte della Porsche c'era allora un famoso direttore sportivo che si chiamava Uska von Astan. Se tu vai a vedere questo nome ti salta fuori, era un grosso personaggio, anche abbastanza influente. E lui mi diceva, ma come? Noi della Porsche qui, siamo venuti qui, abbiamo messo 50 ingegneri a prendere i tempi, tutto questo. Avevano Mitter, che era un ottimo pilota, del livello di Lodovico, ma inferiore a Lodovico. Poi la nostra macchina forse era superiore anche alla loro, forse, non posso dirlo. Allora lui mi chiede, ma mi vuoi dire che cosa c'è che non ci permette di... E io gli dicevo, Lodovico. E lui fece sua questa cosa purtroppo, perché quando Lodovico Scarfiotti era, dico imparentato, ma insomma c'erano dei rapporti con la famiglia Agnelli, e siccome i suoi genitori insomma, non volevano che corresse, a un certo momento convinsero Ferrari a non dargli più la macchina. Lui, vi ricordo che addirittura con una Formula 1 è l'ultimo italiano che ha vinto un Gran Premio d'Italia, con un motore 12 cilindri a 3 valvole, dopo non ce ne sono stati più di italiani. Insomma, fecero in modo che Ferrari non gli desse più la macchina per fare le corse in salita, eccetera. E purtroppo la Porsche gli fece un contratto, lui andò a correre e si uccise su una Porsche a Rosfeld, se ricordo bene, perché in una curva, non è che uscì di strada, urtò una roccia che sporgeva facendo la curva e si uccise su una Porsche durante una delle corse in salita in cui lui stava dominando, sfortunatamente, perché Lodovico, oltre che un pilota per noi molto importante, per l'umanità che aveva, era anche un amico, e quindi è stata una perdita notevole di cui abbiamo sofferto, anche se non era un nostro pilota, era della Porsche. Comunque mi ricordo che io dicevo Lodovico a Uska von Astan, aveva imparato che lì c'era il segreto tecnico della vittoria che noi avevamo. Gilles Villeneuve è stato un uomo che, pur non essendo diventato campione del mondo, credo che sia il pilota che ha ottenuto i maggiori riconoscimenti di pubblico. Ancora oggi lo ricordano come se fosse stato il più grande pilota al mondo. E lui aveva delle particolarità, era un puro, però aveva un difetto grave. Per lui esisteva la corsa in quanto corsa. Cioè quando lui abbassava la visiera, correva quella corsa lì. Per lui tutto il valore era messo in quel momento. Non era uno come Niki Lauda o anche altri che hanno poi dimenticato, che ragionava sempre in funzione della corsa, ma in una proiezione campionato. Quindi se in quel giorno la macchina, le gomme, la pista gli permetteva di arrivare secondo, andava bene. Gilles no,
cercava di arrivare primo, lo stesso. Era talmente, diciamo, cioè, naturalmente attaccata a quella che era la gara, che quando usciva di strada rovinando il posteriore, arrivava al box con mezza macchina e diceva: potete ripararmela? E noi dicevamo: ma capite? E vi dico che per colpa di questo probabilmente lui non sarebbe mai diventato un campione del mondo. Però lui, la sua morte è legata all'episodio del Gran Premio a Imola, per cui era previsto che lui dovesse vincere. Invece Didier Pironi non tenne il rispetto di quello che era stato deciso. Io non ero là purtroppo. E chi segnalò le cose non ebbe il coraggio di mettere fuori primo e secondo. Scrivono slow e basta. E purtroppo Didier Pironi, sai, per un pilota vincere un Gran Premio vuol dire molto. Gilles non capì che Didier Pironi si superavano l'un con l'altro, lui pensava che lo facessero per far vedere al pubblico che lottavano. E invece quell'altro, quando l'ultimo giro riuscì a essere davanti, non si tirò più indietro. E per Gilles fu troppo tardi. Fu l'inizio del motivo per cui lui morì, perché nella corsa dopo le cose vollero che Didier Pironi fece il miglior tempo, togliendolo a Gilles. Gilles non aveva più gomme nuove e allora disse: voglio uscire di nuovo con delle gomme usate. Dico, guarda, Mauro, tu non mi puoi dire di no. È vero, non potevo dirgli di no. Dico, guarda, adesso te le raffreddiamo, te le puliamo, però tu fai un giro. Quando fai il giro veloce, che è il primo giro di lancio, io ti faccio vedere il box, tu vieni al box. Qualsiasi cosa sia successa. Non saprai che tempo hai fatto, ma vieni al box. E io credo che lui abbia capito che non aveva fatto il tempo veloce meglio del compagno. Rallentò tanto, si distrasse tanto che poi trovò Mas e lo colpì con la ruota davanti sulla ruota posteriore e volò in alto 20 metri. E quando cadde giù la macchina arrivò così, si distrusse e lui si ruppe la spina dorsale qui. E praticamente era morto. L'hanno portato all'ospedale. Però è stato l'uomo che ha saputo dare tanto al pubblico in termini di prestazioni, di pazzie. Non so, per esempio, vi racconto un episodio di Gilles. C'era un motore che, il commendatore Ferrari voleva provare un motore che era venuto pronto giovedì sera a casa. Te lo mando su, di a Gilles che lo provi, che quel motore vedrai gli permette. E io vado a dirlo a Gilles, ma guarda, quando arriverà vediamo. Il motore è arrivato sabato notte, quindi lui non poteva provarlo. E noi l'abbiamo convinto a provarlo e ad accettarlo, non gliel'abbiamo montato per la corsa. Tanto più che lui era, mi sembra, o in seconda fila era. Non è che proprio era, faceva quello che poteva. E come altro Ferrari telefonò, di a Gilles, che te lo dico, tu gli dici che te l'ho detto io, che mi interessa, non interessa a me che lui faccia quello che vuole, lui deve fare tutta la gara perché voglio sapere come si comporta quel motore. Gilles Villeneuve, io glielo dissi 3 volte e io mi ricordo che lui mi disse: je suis pas con, j'ai compris, ho capito. Era sulla linea di partenza, 1, 2, 3, pronti via, è uscito la curva Tarzan, è andato dentro dopo 300 metri, è andato dentro in un enorme pannello che c'era di cartone. Questo per dirti. Poi non veniva al box, stava lontano perché sapeva che ne aveva fatta una grande. Ma gli alettoni sono stati una cosa, era parecchio che avevamo quell'idea lì, anche perché avevo avuto un rapporto con un ingegnere che mi è venuto a visitare poco tempo fa, che si chiamava Michel May, che aveva tentato di andare a fare una targa Florio con una Porsche che aveva una alettona e mi aveva convinto della bontà dell'idea. E quindi noi introducemmo questo alettone a Spa, dove Amon fece un tempo incredibile,
però poi dopo prese un sasso nel radiatore e si fermò lo stesso e non vinse. Comunque è stato l'inizio dell'aerodinamica applicata alle Formula 1, che sapete dove sono arrivati, che se c'è un aspetto che io non approvo nelle Formula 1 di oggi è proprio quell'aerodinamica spinta all'eccesso che non ha senso. Quei grandi alettoni davanti col panettone di flap, eccetera, non hanno senso. Per me sono negativamente colpito, ma purtroppo il fatto che lo sia io non significa niente. Era l'inizio dell'ingresso dei motori sovralimentati, di cui sapevamo, il ritardo nella risposta, che poi risolvemmo in un modo completamente diverso e con successo, ma allora non lo potevamo sapere, ipotizzare. E quindi io pensai un cambio al volante che si poteva cambiare senza abbandonare il volante. Secondo me doveva essere un grande ausilio. E provammo un sistema usando delle valvole idrauliche, elettroidrauliche delle macchine utensili e facemmo un cambio semiautomatico, cioè che c'erano due fili con due bottoni che il pilota doveva premere. E Gilles Villeneuve fece 100 giri a Fiorano sempre sotto il record. Non era neanche il cambio, forse era lui il giorno, una giornata. Però lui quando si fermò dice: Mauro, io guarda, va bene, dice sì, è piacevole. Dice però insomma io non voglio vedere dei fili, ma io dice ma no, è una cosa provvisoria. No, io voglio avere la leva, tu non te ne hai a male se io vado da Ferrari, no, per l'amore di Dio, sei tu che guidi. Se tu pretendi di avere una leva di acciaio per cambiare, non ti posso dire di no. Tra le altre cose per me era anche una cosa che mi metteva un po' tranquillo, perché sviluppare un cambio così non era una cosa semplice. Lui andò là e Ferrari gli disse: se tu, per l'amore di Dio, Ferrieri, lascia perdere. Vabbè, lascia perdere, lo lasciai perdere perché Gilles era il nostro pilota di prima grandezza, quindi andammo avanti, che poi il cambio fu tirato fuori da Barnard con un ingegnere italiano che era in quel periodo in cui feci il cambio, mi aiutò perché usai dei pezzi della produzione, eccetera. E fu lui che mise poi insieme tutto quanto, fatto bene, con le valvole lì, non con... E poi ho avuto quello sviluppo che ancora oggi lo usano, credo. Ma anche in produzione. Devo dire che mia moglie ha una macchina dove c'è un cambio automatico fatto esattamente come quello che feci io allora per le prove con Villeneuve, che si sente che cambia, perché adesso con quello a due frizioni non si sente più niente. Va bene. Ma la F40 io devo dire non sono uno che ha fatto molto per la F40. Trovai che era una macchina con delle gomme sottodimensionate per la potenza che aveva, soprattutto i ritardi che aveva alla risposta. Era tipico di molte macchine sovralimentate, ma la F40 aveva anche un altro problema, secondo me. A posteriori è facile giudicare. La linea voluta dalla Pininfarina, l'estetica, avevano limitato moltissimo le gomme dietro. Le gomme posteriori erano delle gomme non all'altezza della potenza e soprattutto del ritardo di risposta che c'era nel motore. E dovete pensare che la F40 non andava in mano a dei campioni del mondo, ma andava in mano a dei clienti che erano anche dei limitati. Infatti qualcuno anche purtroppo perse la vita, credo, in un incidente, adesso non mi ricordo, ma la macchina era limitata posteriormente perché la linea, tutto quanto imponeva quella roba lì. Gomme più larghe non ce ne stavano, quindi doveva essere chi la guidava a capire che la deve guidare con molta attenzione. Io mi ricordo che ne ebbi una da usare in Belgio, su quelle autostrade che alla sera erano deserte, e posso dire che non sono certo un grande pilota io, però dovevo guidare con i gomiti qui e tenere il volante in modo preciso, perché era una macchina che ne risentiva molto.
Ma io mi accorsi che Enzo Ferrari stava diventando sempre meno presente, aveva un'età per cui io ero un uomo Ferrari, Enzo Ferrari. Non volevo rimanere lì a aspettare di vederlo morire. Lo dissi anche a Ghidella che mi diceva ma no, ma lei non se ne deve andare, non ho più motivazioni per stare qui, anche perché c'era sempre un maggiore impegno da parte di uomini della Fiat, perché la Formula 1 è un teatro e se tu ne fai parte ne ricevi pubblicità. Tutti amavano farne parte. Io ero uno che sapeva che ci voleva una sola persona a comandare, non accettavo quella divisione di compiti che secondo me non andava. Quindi detti le dimissioni, anche perché Enzo Ferrari oramai era vicino, si capiva, si vedeva, infatti è morto poco più di un anno dopo che sono andato via. Io poi avevo avuto delle offerte che mi erano piaciute da parte della Chrysler, per cui dopo andai, feci una Lamborghini Engineering, disegnai il motore della Lamborghini e furono dei begli anni perché avevo una libertà assoluta e quindi Iacocca fu per me un uomo ideale perché mi diede soldi e libertà, di più non si poteva perdere. Non a me, non è che fossimo pagati molto, anche perché più o meno ricevevo un qualcosa in più di quello che prendevo in Ferrari, ma era giusto anche così. Ma soldi per poter fare, abbiamo fatto un motore molto valido. Economicamente parlando era un motore che posso dire che il basamento faceva un anno di corso senza problemi. Era un motore da un punto di vista economico molto valido. Il motore piatto è un motore a 180 gradi. I motori boxer sono quelli che le bielle sono su due perni diversi, per cui i pistoni fanno così. Il motore piatto invece ha le bielle che sono sullo stesso perno, quindi i pistoni vanno avanti e indietro insieme. Il B è stata un'interpretazione del boxer dei giornalisti. B invece Enzo Ferrari lo metteva perché voleva dire che era bialbero. Voi pensate, però i giornalisti devono interpretare le cose, quindi l'avevano interpretata, non c'è stato niente da fare. Ha continuato a chiamarlo boxer e la gente ha acquisito quella parola e non c'è niente da fare. Io dico spesso, ma non serve. Forse non mi credono neanche. Sì, io sono stato in Bugatti un periodo molto breve perché per un motivo molto semplice. Quando io sono entrato c'era una macchina dove chi mi aveva preceduto, non faccio nomi, ci aveva messo tutto quello che poteva metterci. 4 turbo, il telaio fatto dall'aerospaziale, era una roba, una macchina, un contenuto di costi pauroso. Io sono convinto che quella cifra non copriva il costo della macchina, perché ne producevano pochissime. Poi avevano molti problemi, poi avevano fatto dei contratti per cui un cliente prendeva la macchina, se le gomme si consumavano male aveva diritto di rientrare in fabbrica e di farsi mettere un treno nuovo. Insomma, era una roba da un punto di vista rapporto di economia negativa da tutti i punti. E io mi detti da fare la messa a punto della macchina e poi volevo anche fare una cosa, renderla molto più semplice, anziché 4 IHI che alimentare avrei messo solo 2 che ce n'era in abbondanza. Poi avrei cercato di ridurre tutto quello che erano le varie tubature, eccetera, anche perché avendo 2 sovralimentatori si semplificava il modo di raffreddare l'aria compressa, quindi diventava una macchina più semplice con meno pezzi, insomma, niente di eccezionale. Il telaio sarebbe stato semplificato, probabilmente non l'avremmo fatto fare all'aerospaziale che chiedeva una cifra allucinante per il telaio e soprattutto non avrei accettato che quelli della poltrona, adesso non mi viene in mente, una famosa poltrona italiana, Frau, che questi qui venissero a costruire l'interno della macchina cucendo la roba. Dentro costava come, non so, un treno. Invece avevamo trovato chi ci avrebbe fatto l'interno di una vettura a 1/20 del costo della poltrona Frau, perché non è che rubavano quelli della Frau, ma
rifare un interno di una macchina lavorando all'interno è una pazzia, perché è scomodo, devi fare le cose che le monti in 2 minuti. Comunque, avevo già in mente la macchina da fare, però come il presidente, che era stato un uomo che era un grosso commerciante, bravissimo, era l'uomo che vendeva le Ferrari in Germania, e da quel punto di vista lì era un uomo eccezionale, però non era un industriale. Non aveva le caratteristiche dell'industriale. Tant'è vero che lui ci ha rimesso molto nell'avventura della Bugatti. Però io capii che le cose non andavano bene, perché a un certo momento, per finire la macchina, il nuovo modello, che sarebbe costato molto meno, per chiudere il capitolo, vi posso dire che abbiamo fatto una colletta tra noi ingegneri e meccanici per comprarci una scatola guida elettronica usata. Perché? Perché la situazione della ditta era talmente messa male che lui doveva correre dietro a 1000 cose e non era un industriale. Quando uno fa l'industriale e non è un industriale è un dramma. Vi consiglio di non far parte della fabbrica, cioè andate, fate un altro mestiere. Le cose si fermarono perché capii che le cose non potevano andare avanti, perché il fatto che noi avessimo dovuto comprare una scatola guida usata facendo la colletta tra di noi ci diceva c'era qualcosa che non quadrava, detti le dimensioni. Anzi, io tiro ancora tanti soldi che non ho mai preso e non prenderò mai. Comunque non mi interessa, perché io ero andato lì, avevo creato un reparto, c'erano degli uomini splendidi, però bisognava avere soldi. A un certo momento una fabbrica funziona se c'è un rapporto economico corretto, se no non sta in piedi. Tu non puoi continuamente pagare i debiti, non quadra. No, assolutamente. Non faceva certo piacere alla Ferrari che ci fosse una macchina così, perché era una macchina molto valida. Io mi ricordo che Schumacher, al Paul Ricard, provavano le macchine, diciamo, turismo spinte. E c'era un collaudatore della Michelin, perché la nostra macchina AIB non la voleva usare nessuno. Lui prese questo collaudatore della macchina e superò Schumacher all'esterno di una curva. Allora Schumacher se ne interessò e ne volle una, che credo gliel'ha detto era un costo ridicolo. Non era quella lì, ma era un'altra. Questo tanto per dire la cosa. Però dopo io venni via perché mi resi conto che la fabbrica non poteva stare in piedi in quel modo. Sono venuto via anche, come si può dire, non troppo dispiaciuto, perché il dipartimento che avevo fatto funzionava egregiamente. Alcuni degli uomini che mi avevano seguito erano molto bravi, avrebbero potuto andare avanti loro. E invece purtroppo tutto quanto andò pian piano a catafascio, da quello che non me ne neanche interessai più. So che a un certo momento chiusero. Ci fu qualcuno che tentò di tenere in piedi, ma senza nessuna coerenza. È ovvio che la Ferrari veniva venduta molto più facilmente, e mi sembra normale. Quello che poteva assicurare una Ferrari non poteva certo assicurare una macchina di cui si sapeva che ne erano state fatte poche decine. Insomma, è normale. Posso dirle una cosa, un episodio. Quando noi ci rendemmo conto che la Renault era passata dagli sport prototipi con i motori sovralimentati e aveva fatto una Formula 1 che aveva delle grosse problematiche. E vi ricordo che Gilles Villeneuve si batté con Arnoux. Gilles Villeneuve aveva una Ferrari non sovralimentata, René Arnoux aveva la Renault sovralimentata. A Digione fu quella famosa lotta che credo che si possa ancora vedere quando la si vuole vedere, dove Gilles arrivò secondo. Ricordo che Jabul, che aveva vinto, era la prima vittoria di una macchina a motore sovralimentato, che mi disse: ma Mauro, ti rendi conto? Io ho vinto il Gran Premio, nessuno si interessa a me, sono tutti interessati a Arnoux e a Gilles Villeneuve. Dice, è il massimo. Aveva ragione. E noi introducemmo anche noi, perché Enzo Ferrari capì che quello era il futuro, si capiva anche perché il regolamento favoriva enormemente
i motori sovralimentati, erano 3 litri e 1,5 litri. E noi facemmo questa macchina. E mi ricordo che debuttammo in una corsa non per il campionato, mi sembra che fosse a Brands Hatch, Race of Champions, mi sembra. Ad ogni modo ricordo l'episodio perché Ken Tyrrell e Colin Chapman vennero da me e mi dissero: Falghieri, tu non vincerai mai un Gran Premio tortuoso. Dio volle che quell'anno noi abbiamo vinto con Villeneuve, mi sembra, sì, il Gran Premio di Monaco. Siccome loro avevano scommesso con me una cena, e io dicevo: ma per Bacco? Loro vengono e dice: guarda, noi la cena quando vuoi qui a Monte Carlo, dico: guardate, io non voglio che voi paghiate la cena. È un credito che me lo tengo caro perché io so che Ken Tyrrell e Colin Chapman devono una cena. Io la chiederò se riterrò opportuno. Risero molto, si complimentarono con me perché noi avevamo risolto i problemi. Perché cosa avevamo fatto? Il ritardo lo avevamo tolto facendo una cosa. Quando il pilota chiudeva l'acceleratore, chiudeva praticamente l'arrivo dell'aria al motore. Quindi era come mettere la mano per bloccare l'aria. E quindi il compressore e la turbina scendevano di giri. Quando lui riapriva non aveva subito quello che doveva avere. Noi cosa trovammo? Circuitammo l'aria in turbina iniettando un po' di carburante. E cosa abbiamo fatto? Addirittura quando lui chiudeva l'acceleratore, compressore e turbina aumentavano i giri perché non gli si chiedeva molto, però questa ricircuitazione dell'aria permetteva questo, e quindi il pilota quasi non aveva ritardi. È per quello che abbiamo vinto Monte Carlo, se no aveva ragione quei due là. Ma erano gli inizi, quindi si imparava, si lavorava, insomma. E noi abbiamo risolto abbastanza bene le cose. Eravamo molto più competitivi della Renault, che era la prima che aveva fatto le cose. Comunque la cena non l'ho mai presa. Un povero Ken è morto e anche Colin Chapman è sparito, è morto anche lui. Comunque il credito ce l'ho. Quindi. Quanto? 3.000, però era Non c'è male, insomma. era anche una macchina trasportata, era abbandonata. Non mi ricordo allora cosa costasse, ma non credo che costasse più di 5 milioni. Allora la 500 costava 500.000 lire. Quelle macchine lì costavano 6, 7, 8 milioni massimo. Di lire, sto parlando di lire.